Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video che dovevo pubblicare un po' di anni fa quando acquistai la mia auto, perché fu allora che scoprì, parlando con degli amici e dei conoscenti più informati di me e parlando del motore che montava la mia auto 1500 DCi Renault, che avevano dei problemi alle bronzine. Infatti loro la prima cosa che mi dissero: guarda, stai attento perché questi motori soffrono proprio dei problemi alle bronzine. Io andai in panico e andai da un meccanico ad informarmi, poi andai in concessionaria ed effettivamente confermarono questo problema. Però poi approfondì meglio, facendo anche delle ricerche e parlando con più meccanici. Loro comunque mi confermarono il fatto che questo problema c'era, ma nei motori che furono prodotti fino al 2008-2009. Io comunque ero ancora preoccupato, quindi iniziai un po' a navigare su internet e comunque effettivamente c'erano molte persone che testimoniavano questo problema, proprietari di Nissan, Dacia, Renault, oltre ai vari forum che comunque confermavano sui motori prodotti fino al 2008 e 2009. Trovai anche questo sito, Guasti Auto, sotto al video trovate il link. Questo è il sito, ecco il titolo: 1500 DCi, il motore non rende e fuma. Prendiamo spunto da un post segnalatoci nel forum per parlare di un problema che affligge molti motori 1500 DCi Renault. Il 1500 DCi è un motore molto diffuso, ve ne sono varie generazioni e potenze e viene adottato oltre che su Renault anche su Dacia e Nissan. Qui parla del difetto che avviene dopo gli 80.000 km in poi e le frequenti segnalazioni. Anche 1500 DCi, il K9K montato sulla Scenic, Megane, Clio, le sorelle Dacia, Nissan, soffre di un'usura precoce delle bronzine a percorrere comprese tra 56.000 dice e 120.000 km. Poi per chi vuole potrà leggere tutto l'articolo, vedete ci sono le immagini delle bronzine e quindi qua parla di questo problema diffuso su questi 1500 DCi Renault. E tenete presente che l'articolo risale ad agosto 2012. Mentre su questo forum di quattro ruote ci sono delle testimonianze e parlano proprio di questo difetto che affliggeva i motori del 2008 e qualcuno anche 2009. Nella descrizione trovate anche il link del forum di quattro ruote. Allora, ecco perché non ho più voluto fare il video, perché ho detto vabbè, la mia auto è del 2016, quindi non ci sono problemi, però nel frattempo attendo e faccio qualche chilometro e infatti ho percorso al momento quasi 143.000 km, come vedete dalle immagini, e la mia auto non ha presentato questo problema, ma comunque ne ero sicuro perché poi mi sono informato, ho incontrato altre persone ed effettivamente chi aveva questo problema erano i possessori di auto che avevano questo motore che è stato prodotto fino al 2008-2009. La data precisa non ve la so dire, magari sicuramente ci sono persone più informate di me che possono dirvi la data precisa di questi motori, però su per giù tutti i motori dal 2010 in poi non dovrebbero avere questo problema. Ci tenevo a realizzare questo video per chiarire un po' le idee, perché ci sono ancora delle persone che cercano questo famoso difetto su internet. Mi raccomando, se ancora non vi siete iscritti al canale non dimenticate di farlo, se vi va potreste lasciare anche un bel like e non mi resta che salutarvi e ci vediamo al prossimo video su YouTube. Ciao a tutti!